Attraverso i veli del tempo e dello spazio riecheggia la voce di un'antica saggezza, un sapere custodito nei millenni, scolpito nelle tavole di smeraldo di Thoth, l'Atlantideo. Oggi il suo messaggio risuona ancora, guidandoci verso la comprensione delle leggi universali che governano l'esistenza. In questa terza parte esploreremo 4 potenti chiavi di conoscenza. La chiave della libertà dello spazio. Scopri come superare i limiti della materia e accedere alle dimensioni superiori. La chiave del tempo. Comprendi il segreto del tempo e il suo flusso eterno. La chiave al sopra e al sotto svela la connessione tra i mondi, la dualità e l'unità cosmica. La legge di causa ed effetto e la chiave della profezia. Immergiti nei meccanismi che governano il destino e il potere della previsione. Queste antiche verità ci offrono strumenti per espandere la consapevolezza e riscoprire il nostro potere interiore. Preparatevi a un viaggio tra i segreti del cosmo e le leggi nascoste della creazione. Ora, lasciatevi guidare dalla voce del tempo. Segui questo audiolibro per accedere a tutta la conoscenza delle tavole di smeraldo e riscoprire le verità perdute. Assicurati di recuperare la prima e la seconda parte per un'esperienza completa. Tavola nona. La chiave della libertà dello spazio. Ascolta, o uomo, senti la mia voce che ti insegna la saggezza e la luce in questo ciclo, ti insegna come allontanare l'oscurità, ti insegna come portare la luce nella tua vita. Cerca, o uomo, di trovare il grande percorso che conduce alla vita eterna come un sole. Allontanati dal velo dell'oscurità. Cerca di diventare una luce nel mondo. Fai di te stesso un recipiente di luce, un focus per il sole di questo spazio. Alza gli occhi al cosmo. Alza gli occhi alla luce. Parla con le parole dell'abitante, con il canto che richiama la luce. Canta la canzone della libertà. Canta la canzone dell'anima. Crea l'alta vibrazione che ti renderà uno con il tutto. Fondi tutto te stesso con il cosmo. Cresci nell'uno con la luce. Sii un canale dell'ordine, un percorso della legge al mondo. La tua luce, o uomo, è la grande luce, risplendente attraverso l'ombra della carne. Devi rialzarti libero dall'oscurità, prima che tu sia uno con la luce. Ombre ed oscurità ti circondano. La vita ti colma con il suo flusso. Ma sappi, o uomo, devi sollevarti ed andare lontano dal tuo corpo verso i piani che ti circondano, eppure sono uno con te. Guarda intorno a te, o uomo. Guarda la tua luce riflessa. Sì, la tua luce si diffonde anche attraverso il velo dell'oscurità intorno a te. Cerca sempre la saggezza. Non lasciare che il tuo corpo ti tradisca. Serbalo sul sentiero dell'onda di luce. Illumina la via oscurata. Sappi che la saggezza è durevole, esistente da prima che iniziasse il tutto anima, creatore dell'armonia dal caos per la legge che esiste sulla via. Ascolta, o uomo, la lezione della saggezza. Ascolta la voce che parla del passato. Sì, ti parlo della conoscenza dimenticata. Ti parlo della saggezza nascosta nel passato, persa nella foschia dell'oscurità attorno a me. Sappi, o uomo, che tu sei l'estremo di tutte le cose. La conoscenza di questo è dimenticata, persa quando l'uomo fu messo in schiavitù, schiavo ed incatenato con le catene dell'oscurità. Tanto tempo fa mi spogliai del corpo. Vagai libero nella vastità dell'etere, girai intorno agli angoli che tengono in schiavitù l'uomo. Sappi, o uomo, che sei solo uno spirito, il corpo non è nulla. L'anima è tutto, non lasciare che il tuo corpo sia una catena. Liberati dall'oscurità e viaggia nella luce. Liberati del corpo, o uomo, e sarai libero. Sei realmente una luce che è uno con la luce. Quando sarai libero dalle catene dell'oscurità e viaggerai nello spazio come un sole della luce, saprai che lo spazio non è sconfinato.
ma veramente vincolato da angoli e curve. Sappi, oh uomo, che tutto ciò che esiste è solo un aspetto delle più grandi cose ancora a venire. L'argomento è fluido e si sparge come una corrente, costantemente da una cosa ad un'altra. Attraverso le ere è esistita la conoscenza, non è mai cambiata, anche se nascosta nell'oscurità, non si è mai perduta, anche se dimenticata dall'uomo. Sappi che da un capo all'altro dello spazio che abiti ce ne sono altri così grandi come il tuo, interconnessi tramite il cuore della tua materia, eppure separati nel loro proprio spazio. Una volta, in un tempo a lungo dimenticato, io, Thoth, aprii l'accesso e penetrai in altri spazi imparando i segreti nascosti. Profondi. Nell'essenza della materia ci sono molti segreti nascosti. 9 sono le dimensioni interconnesse e 9 sono i cicli dello spazio. 9 sono le espansioni della coscienza e 9 sono i mondi dentro i mondi. Sì, 9 sono i signori ed i cicli che provengono da sopra e da sotto. Lo spazio è pieno di quelli nascosti perché lo spazio è diviso dal tempo. Cerca la chiave allo spazio-tempo ed aprirai l'accesso. Sappi che da un capo all'altro dello spazio-tempo la coscienza esiste veramente. Sebbene sia nascosta alla nostra conoscenza, eppure esiste per sempre. La chiave ai mondi dentro di te si trova solo nell'intimo, perché l'uomo è la porta del mistero e la chiave è l'uno nell'uno. Cerca all'interno del cerchio. Usa il verbo che ti darò. Apri la porta dentro di te e certamente anche tu vivrai. Uomo, tu pensi di vivere, ma sappi che la vita è dentro la morte, perché sicuramente finché sei legato al tuo corpo, per te la vita non esiste. Soltanto l'anima è libera dallo spazio, ha vita che è realmente vita. Tutto il resto è solo una schiavitù, una catena da cui liberarsi. Non pensare che l'uomo sia nato dalla terra, anche se può essere venuto dalla terra. L'uomo è uno spirito nato dalla luce, ma senza il sapere egli non potrà mai essere libero. L'oscurità circonda il nato luce, l'oscurità incatena l'anima. Solo chi sta cercando può sperare di essere libero. Stanno cadendo le ombre intorno a te. L'oscurità riempie tutto lo spazio. Splendi, o luce dell'anima umana. Riempi l'oscurità dello spazio. Sei il sole della grande luce. Ricorda e sarai libero. Non rimanere nelle ombre. Sorgi dall'oscurità della notte. Lascia che la tua anima sia luce, o un nato dal sole, colmata con la gloria della luce, liberata dalle catene dell'oscurità, anima che è uno con la luce. Sei la chiave a tutta la saggezza. Dentro di te c'è tutto il tempo e lo spazio. Non vivere schiavo dell'oscurità. Libera la tua forma luce dalla notte. Grande luce che riempi tutto il cosmo, fluisci pienamente all'uomo. Fai del tuo corpo una fiaccola di luce che fra gli uomini non si estingua mai. A lungo, nel passato, ho cercato la saggezza, la conoscenza ignota all'uomo. Lontano nel passato ho viaggiato nello spazio dove è iniziato il tempo. Ho cercato sempre nuova conoscenza da aggiungere alla saggezza che già avevo. Eppure ho scoperto che solo il futuro possedeva la chiave alla saggezza che cercavo. Ho viaggiato giù verso le sale diamenti per cercare la conoscenza superiore. Ho chiesto ai signori dei cicli la via alla saggezza che cercavo. Ho posto ai signori questa domanda: dov'è la fonte di tutto? Ha risposto, in toni che erano forti, la voce del Signore del 9. Libera la tua anima dal corpo ed avanza con me nella luce. Andai oltre il mio corpo, una fiamma splendente nella notte. Rimasi davanti ai signori bagnato dal fuoco della vita. Fui preso poi da una forza, grande di là dalla conoscenza dell'uomo. Fui portato nell'abisso attraverso gli spazi sconosciuti all'uomo. Vidi plasmare l'ordine dal caos e gli angoli della notte. Vidi la luce sorgere dall'ordine e ne sentii la voce. Vidi la fiamma dell'abisso plasmare l'ordine e la luce. Vidi l'ordine sorgere dal caos. Vidi la luce dare la vita. Poi senti una voce: ascolta e comprendi. La fiamma è la sorgente di tutte le cose
contenente in potenza tutte le cose. L'ordine che crea la luce è il Verbo, e dal Verbo viene la vita e l'esistenza di tutto. Ancora parlò la voce dicendo: la vita in te è Verbo. Scopri la vita in te ed avrai i poteri per usare il Verbo. Guardai a lungo la fiamma di luce che si riversava dall'essenza del fuoco, comprendendo che la vita non è che ordine, che l'uomo è uno con il fuoco. Ritornai al mio corpo. Rimasi ancora con il 9, ascoltai la voce dei cicli che vibranti di potere parlarono. Sappi, o Thoth, che la vita non è che il verbo del fuoco. La forza della vita che stai cercando è il verbo, come un fuoco nel mondo. Cerca la via del verbo ed i poteri saranno certamente tuoi. Allora chiesi al 9: «Oh Signore, mostrami la via, dammi la via alla saggezza, mostrami la via al verbo». Allora mi rispose il Signore del 9: «Con l'ordine troverai la via». Non vedi che il verbo venne dal caos? Non vedi che la luce venne dal fuoco? Cerca il disordine nella tua vita. Equilibra ed ordina la tua vita. Reprimi tutto il caos delle emozioni e nella vita avrai l'ordine. L'ordine attratto dal caos ti porterà al verbo della sorgente, ti darà il potere dei cicli e creerà nella tua anima una forza che liberamente si estenderà attraverso le ere, un sole perfetto dalla sorgente. Ascoltai la voce e le parole discesero profondamente nel mio cuore, perché avevo sempre cercato l'ordine che avrei estratto dal verbo. Sappi che chi lo raggiunge deve sempre essere in ordine, perché l'uso del verbo nel disordine non è mai stato, né mai potrà essere. Accetta queste parole, o uomo. Lasciale far parte della tua vita, cerca di sconfiggere il disordine e sarai uno con il verbo. Sforzati di ottenere la luce nel cammino della vita. Cerca di essere uno con lo del sole. Cerca di essere unicamente la luce. Volgi il tuo pensiero all'unione della luce con il corpo dell'uomo. Sappi che tutto è ordine proveniente dal caos nato nella luce. Tavola 10. La chiave del tempo. Ascolta, o uomo. Ascolta la mia saggezza. Impara i profondi nascosti misteri dello spazio. Impara il pensiero che crebbe nell'abisso, portando ordine ed armonia nello spazio. Sappi, o uomo, che tutto quello che esiste è solo a causa della legge. Conosci la legge e sarai libero, mai più legato dalle catene della notte. Lontano, attraverso insoliti spazi, ho viaggiato nel profondo dell'abisso del tempo, imparando strani ed ancora più strani misteri, finché alla fine tutto mi fu rivelato. Sappi che il mistero è tale perché è conoscenza ignorata all'uomo. Quando avrai approfondito il cuore di tutti i misteri, conoscenza e saggezza certamente saranno tue. Cerca ed impara che il tempo è il segreto attraverso il quale puoi essere libero da questo spazio. A lungo io, Thoth, ho cercato la saggezza. Sì, e la cercherò fino alla fine dell'eternità perché so che davanti a me si muove sfuggente la meta che cerco di raggiungere. Anche i signori dei cicli, con tutta la loro saggezza, sanno che non hanno ancora raggiunto la meta, perché la verità aumenta sempre. Una volta, nel passato, ho parlato all'abitante. Chiesi del mistero del tempo e dello spazio. Gli posi la domanda che mi si presentava sempre dicendo: «Oh maestro, cos'è il tempo?» Allora egli mi parlò. Il maestro: «Sappi, o Thoth, al principio c'era il vuoto ed il nulla, un senza tempo, senza spazio, nulla. E dentro il nulla venne un pensiero deciso, tutto pervadente, che riempì il vuoto. Là non esisteva materia, solo forza, un movimento, un vortice o vibrazione del deciso pensiero che riempì il vuoto. Interrogai il maestro dicendo: «Questo pensiero era eterno?» E l'abitante mi rispose: «Al principio ci fu pensiero eterno, e perché il pensiero fosse eterno doveva esistere il tempo. Così nel pensiero tutto pervadente crebbe la legge del tempo. Sì, il tempo che esiste in tutto lo spazio, propagandosi con un armonioso ritmico movimento, è eternamente in uno stato di solidificazione. Il tempo non cambia,
ma tutte le cose cambiano nel tempo, perché il tempo è la forza che tiene separati gli eventi, ognuno al proprio posto. Il tempo non è in movimento, eppure ti muovi attraverso il tempo come la tua coscienza si muove da un evento all'altro. Sì, da quando esisti tutto nel tutto, sei una esistenza eterna. Sappi che anche se nel tempo sarai separato, resterai sempre uno esistente per sempre. Si fermò la voce dell'abitante e me ne andai a meditare sul tempo, perché sapevo che in quelle parole c'era la saggezza e la via per esplorare i misteri del tempo. Spesso ho ponderato le parole dell'abitante, poi ho cercato di risolvere il mistero del tempo. Ho scoperto che il tempo si muove attraverso strani angoli, eppure solo tramite le curve potevo sperare di ottenere la chiave che mi avrebbe dato l'accesso allo spazio-tempo. Scoprii che soltanto muovendomi verso l'alto e ancora muovendomi a destra avrei potuto essere libero dal tempo con il movimento. Avanzai fuori del corpo, seguendo i movimenti che mi cambiavano nel tempo. Insolite furono le visioni che vidi nei miei viaggi. Molti i misteri che mi si schiudevano alla vista. Sì, vidi il principio dell'uomo, imparai dal passato che niente è nuovo. Cerca, o uomo, di imparare il percorso che conduce attraverso gli spazi che si sono formati avanti nel tempo. Non dimenticare, o uomo, in tutta la tua ricerca, che la luce è la meta che devi perseguire. Cerca sempre la luce sul tuo cammino e sempre per te la meta esisterà. Non lasciare mai che il tuo cuore si rivolga all'oscurità. Lascia che la tua anima sia luce, un sole sul cammino. Sappi che nella luminosità eterna devi sempre trovare la tua anima nascosta nella luce, mai incatenata dalla schiavitù dell'oscurità, splendente sempre come un sole della luce. Sì, sappi che anche se nascosta, nell'oscurità, la tua anima, una scintilla della vera fiamma, esiste. Sii uno con la più grande delle luci. Trova alla sorgente il compimento della tua meta. La luce è vita, perché senza la grande luce niente può mai esistere. Sappi che in tutta la materia formata esiste sempre il cuore della luce. Sì, benché vincolata, nell'oscurità, nella materia la luce esiste sempre. Una volta rimasi nelle sale di Amenti ed ascoltai la voce dei signori di Amenti che parlavano in toni che risuonavano nel silenzio, parole di comando, forti e potenti cantavano la melodia dei cicli, le parole che aprivano la via all'aldilà. Sì, ho visto la grande, ampia via ed ho guardato per un istante nell'aldilà. Ho visto i movimenti dei cicli, ampi tanto quanto il pensiero della sorgente può trasmettere. Poi seppi che anche l'infinito si muove verso qualche impensabile meta. Vidi che il cosmo è ordine e parte di un moto che si estende in tutto lo spazio, una parte di un ordine di ordini, costantemente muoventi in un'armonia di spazio. Vidi girare i cicli simili a grandi cerchi attraverso il cielo. Seppi allora che tutto quello che è stato sta crescendo per incontrare ancora un altro essere in un lontano raggruppamento di spazio e di tempo. Seppi poi che nelle parole c'è il potere per aprire i piani nascosti all'uomo. Sì, seppi che anche nelle parole false è nascosta la chiave che aprirà l'alto ed il basso. Adesso ascolta, uomo, ti lascio questa parola. Usala e troverai il potere nel suo suono. Pronuncia la parola. Zinuru e troverai il potere. Devi anche capire che l'uomo è luce e la luce è dell'uomo. Ascolta, o uomo, ed apprendi il mistero più strano di quanto è falso sotto il sole. Sappi, o uomo, che tutto lo spazio è pieno di mondi nei mondi, sì, uno nell'altro eppure separati dalla legge. Una volta nella mia ricerca della profonda saggezza nascosta, aprii la porta che escludeva l'oro all'uomo. Chiamai da altri piani dell'esistenza colei che era stata la più luminosa delle figlie degli uomini. Sì, l'ho chiamata da fuori lo spazio a risplendere come una luce nel mondo degli uomini. Usai il tamburo del serpente. Indossai abiti di porpora e d'oro. Misi sul capo la corona d'argento. Feci intorno a me il cerchio di splendente cinabro. Alzai le braccia e gridai l'invocazione che apre il cammino ai piani al di là. Gridai ai signori dei segni nelle loro case. Signori dei due orizzonti, custodi delle triple porte, che state uno a destra,
ed uno a sinistra quando la stella assurge al trono e governa sul suo segno. Sì, tu principe tenebroso di Arulu, apri le porte dell'oscura, nascosta a terra e libera colei che tieni imprigionata. Ascoltate, 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 signori tenebrosi e splendenti, e con i vostri nomi segreti, nomi che conosco e posso pronunciare, ascoltate ed obbeditemi. Accesi poi con la fiamma il mio cerchio e la chiamai dai piani dimensionali di là. Figlia della luce, ritorna da Arulu. 7 volte e 7 volte passai attraverso il fuoco. Non ho mangiato cibo, non ho bevuto acqua. Ti chiamo da Arulu, dal regno di Ekershegal. Ti convoco, signora della luce. Allora davanti a me sorsero le tenebrose figure, sì, le figure dei signori di Arulu. Si separarono davanti a me e venne avanti la signora della luce. Era libera dai signori della notte, libera di vivere nella luce del sole e della terra, libera di vivere come una figlia della luce. Ascoltate e comprendete, oh figli miei. La magia è conoscenza ed è solo legge. Non siate impauriti del potere che è in voi, perché segue la legge come le stelle nel cielo. Sappiate che per chi è senza conoscenza, la saggezza è magia e non legge. Ma sappiate che sempre con la conoscenza potete arrivare più vicini ad un luogo nel sole. Ascoltate, figli miei, e seguite il mio insegnamento. Siate sempre ricercatori di luce. Splendete nel mondo degli uomini intorno a voi, come una luce sul cammino che splenderà tra gli uomini. Seguite ed imparate la mia magia. Sappiate che tutta la forza è vostra, se volete. Non temete il cammino che vi conduce alla conoscenza, piuttosto vi eviterà la via oscura. La luce è tua, o uomo, affinché tu la prenda. Getta le catene e sarai libero. Sappi che la tua anima sta vivendo in schiavitù, incatenata dalla paura che ti tiene in sudditanza. Apri gli occhi e guarda la grande luce del sole. Non aver paura, tutto è tuo. La paura proviene dal Signore della tenebrosa Arulu, per chi non ha mai affrontato l'oscurità. Sì, sappi che la paura è creata da chi ne è vincolato. Slegate i vostri vincoli, o figli, e camminate nella luce del glorioso giorno. Non volgete mai i vostri pensieri all'oscurità e sicuramente sarete uno con la luce. L'uomo è solo quello che crede di essere, un fratello dell'oscurità o un figlio della luce. Venite alla luce, figli miei. Camminate sulla via che conduce verso il sole. Ora ascolta e segui la mia saggezza. Usa la parola che ti ho dato. Usala e certamente troverai potere, saggezza e luce per camminare sulla via. Cerca e trova la chiave che ti ho dato e sarai sempre un figlio della luce. Tavola 11, la chiave al sopra ed al sotto. Ascoltate e comprendete, oh figli di Chem, le parole che vi dico vi condurranno alla luce. Sappiate, oh uomini, che conobbi i vostri padri. Sì, i vostri padri di tanto tempo fa. Sono stato immortale nei secoli, vivendo tra voi da quando ebbe inizio la conoscenza. Mi sono sempre sforzato per portarvi in alto verso la luce della grande anima e condurvi fuori dall'oscurità della notte. Sappiate, o popoli fra i quali ho camminato, che io, Tot, ho tutta la conoscenza e tutta la saggezza conosciuta dall'uomo sin dai giorni antichi. Sono stato custode dei segreti della grande stirpe, detentrice della chiave che conduce alla vita. Sono stato apportatore per voi, o figli miei, perfino dall'oscurità dell'antico dei giorni. Ora ascoltate le parole della mia saggezza. Udite ora il messaggio che vi porto. Ascoltate ora le parole che vi do, e vi eleverete dall'oscurità alla luce. Lontano nel passato, quando la prima volta venni a voi, vi trovai nelle caverne di roccia. Con il mio potere e la mia saggezza vi ho elevato finché non brillaste come uomini fra gli uomini. Sì, vi ho trovato senza alcuna conoscenza. Di solo poco vi eravate resi diversi dalle bestie. Sempre ho soffiato sulla scintilla della vostra coscienza, finché alla fine vi infiammaste come uomini. Ora vi parlerò della conoscenza antica che va oltre il pensiero della vostra stirpe.
Sappiate che noi della grande stirpe avevamo ed abbiamo ancora una conoscenza maggiore di quella dell'uomo. Abbiamo raggiunto la saggezza delle stirpi dei nati stella, saggezza e conoscenza ben oltre quelle umane. Giù da noi sono discesi maestri di saggezza tanto lontani da noi quanto io lo sono da voi. Ora ascoltate mentre vi do la mia saggezza. Usatela e sarete liberi. Sappiate che nella piramide che ho costruito si trovano le chiavi che vi indicheranno la via alla vita. Sì, ho tracciato una linea dalla grande immagine che ho costruito all'apice della piramide, costruita come un accesso. Tracciatene un'altra opposta con lo stesso angolo e direzione. Scavate e troverete quello che vi ho nascosto. Là troverete l'entrata sotterranea ai segreti nascosti prima che voi foste uomini. Vi racconto ora i misteri dei cicli che si spostano con movimenti che sono insoliti all'essere limitato, perché sono infiniti oltre la conoscenza dell'uomo. Sappiate che ci sono 9 cicli, sì, 9 sopra e 14 sotto, che si muovono in armonia verso il luogo di unione che esisterà nel futuro del tempo. Sappiate che i signori dei cicli sono unità di coscienza mandate da altri per unificare questo con il tutto. Loro sono i più alti di tutti i cicli, operando in armonia con la legge. Loro sanno che nel tempo tutto sarà perfetto, non essendoci nessun sopra e nessun sotto, ma tutto uno in un infinito perfetto, un'armonia di tutto nell'unione di tutto. In profondità, sotto la superficie della terra, nelle sale diamenti, sono seduti i 7, signori dei cicli, sì, ed un altro, il signore del sotto. Eppure sappiate che nell'infinito non esiste né sopra né sotto, ma sempre c'è e sempre ci sarà unione di tutto, quando il tutto sarà completo. Spesso sono stato davanti ai signori di tutto. Spesso ho bevuto alla fonte della loro saggezza e colmato sia il corpo che l'anima con la loro luce. Mi hanno parlato e detto dei cicli e della legge che offre loro i mezzi per esistere. Sì, mi ha parlato il Signore del Nove dicendo: «Oh Thoth, sei grande tra i figli della terra, ma esistono misteri che tu ancora non conosci. Sai che sei venuto da uno spazio-tempo sotto di questo e sai che viaggerai verso lo spazio-tempo al di là. Ma sai poco dei misteri contenuti in questi, sai poco della saggezza al di là. Sappi che nell'insieme di questa coscienza sei solo una cellula nel processo di crescita. La coscienza sotto di te si espande sempre in modi diversi da quelli a te conosciuti. Sì, anche nello spazio-tempo sotto di te, la coscienza è sempre crescente in modi che sono diversi da quelli che facevano parte delle tue stesse vie. Perché sappi che cresce come risultato della tua crescita, ma non nello stesso modo nel quale sei cresciuto tu. La crescita che hai avuto e che adesso possiedi ha portato in essere una causa ed un effetto. Nessuna coscienza segue il sentiero delle precedenti, altrimenti tutto sarebbe una inutile ripetizione. Ogni coscienza del ciclo esiste in seguito al suo percorso verso la meta finale. Ognuna gioca il suo ruolo nel piano dei cosmi. Ognuna gioca il suo ruolo nella fine ultima. Più lontano è il ciclo, maggiore la sua conoscenza e capacità di armonizzare la legge del tutto. Sappi che nei cicli sotto di noi stanno operando i ruoli minori della legge, mentre noi del ciclo che si estende da qui all'infinito ci sforziamo di costruire la legge più grande. Ognuno ha un suo ruolo da giocare nei cicli. Ognuno ha il suo compito da eseguire a modo suo. Il ciclo sotto di te non è inferiore, ma è solo formato per una necessità che esiste, perché sappi che la fonte della saggezza che emette i cicli è eternamente alla ricerca di nuovi poteri da raggiungere. Sappi che la conoscenza si raggiunge solo con la pratica e la saggezza si crea solo con la conoscenza, ed in questo modo i cicli sono creati dalla legge. Sono strumenti per la conquista della conoscenza, perché il piano della legge è la fonte di tutto. Il ciclo sotto non è realmente in basso, ma è solo differente nello spazio e nel tempo. La coscienza la sta operando e prova meno cose di quelle che fai tu. E sappi che proprio come tu stai operando al meglio, così sopra ci sono quelli che stanno operando come te con altre leggi. La differenza che esiste tra i cicli è solo nell'abilità di operare con la legge. Noi, che siamo stati nei cicli oltre a te, siamo coloro che per primi avanzammo dalla sorgente e nel passaggio attraverso lo spazio-tempo abbiamo acquisito l'abilità di usare le leggi del più grande che sono lontane dalla concezione dell'uomo.
Là non c'è niente che realmente è sotto di te, ma solo una diversa attività della legge. Guarda sopra e guarda sotto, troverai lo stesso, perché tutto è parte dell'unione che si trova alla sorgente della legge. La coscienza inferiore è una tua stessa parte, come lo siamo noi. Tu da bambino non avevi la conoscenza che è venuta dopo, quando sei diventato uomo. Paragona i cicli all'uomo nel suo viaggio dalla nascita alla morte e vedi nel ciclo inferiore il bambino con la conoscenza che aveva. Guarda te stesso come un bambino diventato più grande che si arricchisce in conoscenza al passare del tempo. Guarda noi, il bambino cresciuto in maturità con la conoscenza e la saggezza che aumenta con gli anni. Così, o Tot, sono i cicli di coscienza, figli in diverse fasi di crescita, eppure provenienti tutti da un'unica fonte, la saggezza, e tutti che torneranno nuovamente alla saggezza. Egli poi smise di parlare, e rimase in quel silenzio che venne ai signori. Poi mi parlò di nuovo dicendo: «Oh Tot, siamo rimasti a lungo adamenti, sorvegliando la fiamma della vita nelle sale. Sappi, siamo ancora parte dei nostri cicli con la nostra visione che si estende fino ad essi ed oltre. Sì, sappiamo che fra tutte le cose nulla importa, eccetto la crescita che possiamo raggiungere per la nostra anima. Sappiamo che la carne è temporanea. Le cose che sono più importanti per gli uomini, per noi non sono nulla. Le cose che cerchiamo non appartengono al corpo, ma sono solo lo stato perfetto dell'anima. Quando tu, come gli uomini, imparerai che nulla oltre il progresso dell'anima può contare alla fine, allora sarai veramente libero da tutte le schiavitù, libero di operare nell'armonia della legge. Sappi, o uomo, devi raggiungere la perfezione, perché solo così puoi raggiungere la meta. Anche se saprai che nulla è perfetto, deve essere la tua aspirazione e la tua meta. La voce del Nove nuovamente si fermò e le parole discesero nella mia coscienza. Adesso cerco sempre più saggezza per perfezionarmi nella legge con il tutto. Presto andrò giù alle sale Diamenti a vivere sotto il freddo fiore della vita. Voi, ai quali ho insegnato, non mi rivedrete mai più. Eppure, io vivrò per sempre nella saggezza che ho insegnato. Tutto quello che l'uomo è per la sua saggezza. Tutto quello che sarà il risultato del suo scopo. Ascolta ora la mia voce e diventa più grande dell'uomo comune. Alza gli occhi in alto, lascia che la luce riempia il tuo essere. Sii sempre un figlio della luce. Solo con fatica potrai elevarti al piano dove la luce è il tutto del tutto. Sii un maestro di tutto quello che ti circonda. Non essere mai sottomesso agli effetti della tua vita. Crea dunque cause sempre più perfette e con il tempo sarai un sole della luce. Sia libera la tua anima di elevarsi sempre in alto, sia libera dalla schiavitù e dalle catene della notte. Alza i tuoi occhi al sole nel cielo. Per te lascia che sia il simbolo della vita. Sappi che sei la grande luce, perfetto nella tua stessa sfera quando sarai libero. Non guardare mai l'oscurità. Alza gli occhi allo spazio al di sopra. Lascia che la tua luce risplenda libera in alto e sarai un figlio della luce. Tavola 12. La legge di causa ed effetto e la chiave della profezia. Ascolta, o uomo, le parole della mia saggezza. Ascolta la voce di Tot, l'Atlantideo. Ho conquistato la legge dello spazio-tempo. Ho raggiunto la conoscenza del futuro del tempo. So che l'uomo nel suo movimento attraverso lo spazio-tempo sarà sempre uno con il tutto. Sappi, o uomo, che ogni cosa del futuro è un libro aperto che si può leggere. Come ogni effetto farà progredire la sua causa, così tutti gli effetti si origineranno dalla causa prima. Sappi che il futuro non è fisso o stabile, ma varia così come varia la causa che produce un effetto. Osserva nella causa che porterai ad effetto e sicuramente ne vedrai tutto il suo fine. Nel gran principio crebbe la causa prima che mise in essere tutto ciò che esiste. Tu stesso sei l'effetto della causalità ed a turno sarai ancora la causa di altri effetti. Così, o uomo, sii certo che gli effetti che determini saranno sempre cause di effetti sempre più perfetti.
Sappi che il futuro non è mai fisso, ma segue il libero arbitrio dell'uomo quando si muove attraverso i movimenti dello spazio-tempo verso la meta dove inizia un nuovo tempo. L'uomo può solo leggere il futuro per le cause che producono effetti. Cerca dentro la causa e sicuramente troverai l'effetto. Ascolta, oh uomo, mentre ti parlo del futuro, ti parlo dell'effetto che segue la causa. Sappi che l'uomo, nel suo viaggio a difesa della luce, cerca sempre di sfuggire alla notte che lo circonda come le ombre circondano le stelle nel cielo, e come le stelle nel cielo infinito, anche lui brillerà attraverso le ombre della notte. Il suo destino lo farà progredire sempre, finché sarà uno con la luce. Sì, anche quando la sua via si troverà in mezzo alle ombre, sempre davanti a sé arderà la grande luce. Per quanto sarà scura la via, vincerà le ombre che gli scorrono attorno come la notte. Lontano nel futuro, vedo l'uomo nato nella luce, libero dall'oscurità che gli incatena l'anima, vivente senza che i vincoli dell'oscurità coprano la luce, che è luce della sua anima. Sappi, oh, uomo, che prima che tu la raggiunga, molte ombre oscure cadranno sulla tua luce, lottando per reprimere con le ombre della tenebra la luce dell'anima che combatte per essere libera. Grande è la lotta tra la luce e l'oscurità, antica e mai nuova. Eppure è già conosciuta un tempo, lontano nel futuro, la luce sarà tutto e l'oscurità cadrà. Ascolta, oh uomo, le mie parole di saggezza. Preparati e la tua luce non sarà legata. L'uomo si è alzato e l'uomo è caduto come sempre. Onde di coscienza fluiscono dal grande abisso sotto di noi verso il sole della loro meta. Voi, figli miei, vi siete elevati da uno stato che era appena più alto delle bestie, finché siete divenuti superiori a tutti gli uomini. Eppure prima c'erano altri più grandi. Ed ancora vi dico che prima di voi altri sono caduti e che verrà anche la vostra fine. E sulla terra, dove ora dimori, i barbari dimoreranno, ed a turno vi eleverete verso la luce. L'antica saggezza sarà dimenticata, ma per sempre vivrà nascosta agli uomini. Sì, nella terra che chiami Chem, le razze si eleveranno e cadranno. Tu sarai dimenticato dai figli degli uomini, eppure ti sposterai in uno spazio stellare oltre a questo, lasciandoti dietro questo posto dove hai dimorato. L'anima dell'uomo progredisce non legata ad una stella qualsiasi, ma sempre si muove verso la grande meta avanti, dove si dissolverà nella luce del tutto. Sappiate che dovrete sempre progredire, mossi dalla legge di causa ed effetto, finché alla fine entrambe diverranno uno. Sì, uomo, dopo che te ne sarai andato, altri si sposteranno nel luogo dove hai vissuto. Conoscenza e saggezza saranno dimenticate, e sopravvivrà solo una memoria degli dei. Come per la mia conoscenza, io sono un Dio per te. Così anche voi sarete dei del futuro, per la vostra conoscenza molto lontana dalla loro. Eppure sappiate che attraverso tutte le ere l'uomo potrà accedere alla legge quando lo vorrà. Le ere a venire vedranno la rinascita della saggezza per chi erediterà il tuo posto su questa stella. Loro, a turno, arriveranno alla saggezza ed impareranno a vincere l'oscurità con la luce. Eppure grande sarà la loro lotta attraverso le ere per ricondursi alla libertà della luce. Molti, legati all'oscurità, lotteranno per allontanare altri dalla luce. Poi sull'uomo verrà la grande guerra che farà tremare la terra e sconvolgerà il suo corso. Sì, i fratelli neri provocheranno la guerra tra la luce e l'oscurità. Quando l'uomo nuovamente conquisterà l'oceano e volerà in aria con ali come un uccello, quando avrà imparato ad utilizzare il fulmine, allora inizierà il tempo della guerra. Grande sarà la battaglia tra le forze, grande la lotta tra l'oscurità e la luce. Nazione si solleverà contro nazione, usando le forze oscure per distruggere la terra. Armi di forza faranno piangere gli uomini della terra, finché metà dei popoli se ne andrà. Allora si faranno avanti i figli del mattino e daranno il loro editto ai figli degli uomini, dicendo: «O uomini, smettete di lottare con i vostri fratelli. Solo così tornerete alla luce. Desisti con la tua miscredenza. Oh, fratello mio, segui il cammino e sappi che sarete giusti. Allora gli uomini smetteranno di combattere.
fratello contro fratello e padre contro figlio. Poi l'antica casa del mio popolo si solleverà dal suo posto sotto le onde del cupo oceano. Quindi si aprirà l'era della luce e tutti cercheranno la luce della meta. I fratelli della luce governeranno il popolo. L'oscurità della notte sarà sconfitta. Sì, i figli degli uomini progrediranno e si eleveranno verso la grande meta. Diventeranno figli della luce. Le loro anime saranno per sempre fiamma della fiamma. Ci saranno conoscenza e saggezza nella grande era dell'uomo, perché si sarà avvicinato alla fiamma eterna, la fonte di tutta la saggezza, il luogo del principio, che è uno con la fine di tutte le cose. Sì, in un tempo ancora non nato, tutto sarà uno, ed uno sarà tutto. L'uomo, fiamma perfetta di questo cosmo, si inoltrerà verso un luogo nelle stelle. Sì, si muoverà da fuori di questo spazio-tempo in un altro di là dalle stelle. A lungo mi avete ascoltato, oh figli miei. A lungo avete ascoltato la saggezza di Thoth. Adesso mi allontano da voi nell'oscurità. Ora vado nelle sale di Amenti, per dimorare là nel futuro, quando la luce ritornerà all'uomo. Eppure, sappiate, il mio spirito sarà sempre con voi, guidando i vostri passi nel cammino della luce. Custodite i segreti che vi lascio, e certamente il mio spirito vi proteggerà durante la vita. Tenete sempre i vostri occhi rivolti al cammino verso la saggezza. Tenete sempre più la luce come vostra meta. Non incatenate la vostra anima alla schiavitù dell'oscurità. Lasciatela volare libera nel suo percorso verso le stelle. Ora parto per dimorare ad Amenti. Siate i miei figli in questa vita e nella prossima. Verrà il tempo quando anche voi sarete immortali, vivendo da era in era come luce tra gli uomini. Custodite l'entrata alle sale di Amenti. Custodite i segreti che ho nascosto in mezzo a voi. Non lasciate che la saggezza sia data ai barbari. La dovete tenere da parte per darla a chi cerca la luce. Adesso me ne vado. Ricevete la mia benedizione. Prendete il mio cammino e seguite la luce. Fondi la tua anima con la grande essenza. Lascia che la tua coscienza sia uno con la grande luce. Chiamami quando hai bisogno di me. Usa il mio nome 3 volte in fila. Kekwetet Arelik Volmalitz.